Eccoci ragazzi, ben ritrovati e un caloroso benvenuto a chi fosse nuovo. Andiamo a vedere quali sono le novità di oggi su Rollercoin. Iniziamo da Discord. Come annunciato nei giorni, è attualmente in corso un contest per i creatori di video. È necessario creare uno spot video su Rollercoin, inviarlo e sperare nella fortuna. Il contest si conclude oggi pomeriggio, quindi se avete tempo, potete partecipare. Per eventuali domande a riguardo, mi troverete sempre in chat su Discord. Passiamo ora all'altro concorso che si è concluso su X. Bisognava indovinare quale sarebbe stata la prossima novità, e la novità è che con il rilascio della stagione 12 ci sarà un ridisegno del gioco Coin Click. Non eri al corrente di queste novità? Attiva la campanella per non perdere le news giornaliere su Rollercoin. Passiamo alla novità più interessante. Il 10 febbraio inizierà l'evento del calendario lunare, e da quanto possiamo vedere sarà ricco di sorprese. Inizierà con un evento di progressione di 40 livelli, il che significa che otterremo 40 ricompense. Spero che non siano necessari troppi punti per completarlo. Personalmente, evito di partecipare all'evento in corso e passerò al prossimo. Ci sarà un evento di Burning, vi comunico una notizia top secret. Fate le vostre considerazioni, come sempre dirò ciò che faccio e voi fate ciò che ritenete più opportuno. Come possiamo notare anche nel blog si parla di un Burning Event generico. Tuttavia, ieri, appena è stato annunciato l'evento, c'era scritto Burning Event, è il momento di bruciare i tuoi rack. Adesso questa parte è stata rimossa, quindi non sono in grado di dirvi se oltre al Burning ci sarà anche un Burning Rack. Comunque, ho acquistato diversi rack per precauzione. Vedremo cosa succede, se non avviene in questo evento, potrebbe accadere in un futuro Burning Event. Verranno rilasciati nuovi miner della serie Antichi Imperatori, per la quale si è svolto un contest artistico su Discord. Nel contest, gli artisti dovevano disegnare e inviare un miner, e tra quelli vincenti, l'artista poteva aggiudicarsi lo stesso miner e ricevere RLT come ricompensa. Possiamo vedere su Discord nella stanza degli artisti i miner creati dagli utenti. Quindi, se siete appassionati di disegno, provate a partecipare al prossimo evento per aggiudicarvi qualche RLT. Questi miner saranno in vendita presumo in qualche flash sale. Ci sarà la battaglia di monete. Presumo che sia più o meno simile a quella svolta su X, dove dovremmo scegliere tra due coin e tra quella che riceverà più voti verranno estratti casualmente dei vincitori. Il miner che troviamo nel prossimo Progression Event è davvero allettante, con oltre un peta di potenza e un bonus del 5%. Vediamo ora il Burning Event, classico come i precedenti. Dovremmo bruciare miner per ottenerne di migliori, tanto è vero che diversi utenti hanno le stanze piene di cose inutili, forse acquistate per speculazione o appunto per utilizzarle nel Burning Event. Sarà un evento progressivo in cui, completando i compiti, progrediremo. Oltre a ricevere i miner, otterremo anche dei punti che ci permetteranno di aprire delle casse e, se avremo fortuna, potremo aggiudicarci anche miner di un certo valore. Partendo dal meno prestante, il Cat House è un miner che costa circa 5 RLT e mezzo, ma non è idoneo per il merge. Forse, se il prezzo scende, potrebbe diventare conveniente. Comunque sempre meglio di avere decine di miner inutili nelle stanze. Il Chiello e il Treasure sono anch'essi ottimi miner, con una buona potenza e un eccellente bonus. L'ultimo, invece, è a dir poco strepitoso. Nel market lo troviamo in vendita a 21 RLT. Per valutarlo dovremmo confrontarlo con il prezzo di uno dalle stesse caratteristiche. Comunque, come vediamo a livello leggendario, il suo valore oltrepassa i 700 RLT. Spero che qualcuno di noi sia tra i fortunati. Anche due dei miners che vediamo presenti nella progressione dell'evento sono ottimi. Il Cybersun, a livello base, ha un bonus dell'1%. Lo troviamo nel market a 36 RLT. Ma è eccellente quando viene potenziato a livello 3, mentre il Full Moon Dragon ha un'ottima potenza, oltre 1 peta e 7, con 1% di bonus, è un miner nuovo. Quindi per dargli valore vediamo alcuni con caratteristiche simili, come possiamo vedere il suo prezzo si potrebbe aggirare intorno ai 70 RLT. Passiamo ora alla flash sale. Troviamo il Blaze Dragon, attualmente non è un buon miner. Nel market, il suo prezzo è di 2,79 RLT, ma come vediamo è fuori range, quindi non è economico. L'Azur e il Dragon Wing, come andremo a vedere, loro sono ottimi miner. L'Azur dà un 3% di bonus e lo troviamo ad un costo di 19 RLT, non c'è bisogno di andarlo a vedere nei dettagli.
Il Dragon Wing è meraviglioso, e qui faccio una precisazione, non fermatevi a valutare solo miner. Altrimenti, nel giro di qualche mese, vi ritroverete con le stanze piene di miner poco performanti. Focalizzatevi su miner specifici che hanno valore e migliorateli fino al livello più redditizio. Comunque, lo troviamo nel market a circa 30 RLT, con 0% di bonus. Vediamo fino a che livello possiamo portarlo. Eccolo, ho inserito il prezzo attuale e vediamo che fino al livello 3 rientra nei parametri. Visto che uscirà nelle flash sale, presumo che il suo prezzo nel market diminuirà, quindi monitoratelo. Io personalmente lo ho già a livello 3 e se dovesse scendere di prezzo potrei valutare l'acquisto di altri per un eventuale potenziamento a livello 4. Per finire, come già accennato, ci sarà la Coin Battle, Ethereum contro Bitcoin. I partecipanti dovranno scegliere una di queste due coin da votare. In palio ci sono 10 Gold Pass e 5 Miners Golden Time, da oltre 1 peta e 2 di potenza. Che dire, mi sembra un ottimo evento. Mi raccomando, se ti sono piaciuti questi contenuti lascia un mi piace che mi aiuta molto. Anche per oggi abbiamo terminato. Grazie per la visione. Ci vediamo ad un prossimo video.